Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. La mia proposta di oggi è maglia germoglio, una maglia che sarà perfetta per le giornate di cambio stagione, perché è realizzata con dei filati che non andranno a scaldarci troppo e quindi perfetta per le temperature di adesso. È realizzata con dei filati in cotone e con un pizzico di mohair per la parte appunto della texture del corpo centrale, mentre per la parte del pizzo ho scelto un merino e seta. Per realizzare il progetto io ho utilizzato un uncinetto del 3,5 e un uncinetto del 4. Ho utilizzato l'uncinetto del 3,5 per la lavorazione dello sprone fino alla separazione delle maniche. Dopo qualche centimetro aver separato ho continuato comunque sempre un pezzettino con il 3,5 e poi sono passata alla lavorazione con il numero 4 per dare una forma leggermente svasata alla maglia e altrettanto ho fatto per le maniche. Con il 3,5 ho lavorato comunque un 7-8 cm e poi sono passata all'uncinetto del numero 4 e il motivo a pizzo l'ho lavorato nuovamente con il 3,5. Mi serviranno poi per la lavorazione un paio di forbicine, dei marker per segnare i punti appunto di riferimento della separazione del corpo e delle braccia dello sprone, un ago da lana per nascondere le codine e un metro per prendere le vostre misure. Le misure dell'uncinetto sono sempre molto indicative perché chi ha una tensione di lavoro diversa dalla mia potrebbe necessitare di uncinetti di misure diverse. Abbiamo visto anche ai nostri incontri tra amiche o ai corsi in presenza che molte persone hanno una lavorazione, una tensione del lavoro molto stretta e laddove io utilizzo l'uncinetto del 3,5 del 4, addirittura ci sono persone che per avere lo stesso mio risultato di maglie nel campione di lavoro devono lavorare con un uncinetto anche di un numero più grande rispetto al mio. Quindi è sempre molto tutto indicativo quello che viene consigliato, ma bisogna sempre appunto attenersi per sviluppare un progetto nel modo più corretto possibile, attenersi al campione di lavoro. Questo perché? Perché se una persona ha per esempio una tensione di lavoro molto stretta e utilizza gli uncinetti e i filati da me consigliati, con una tensione di lavoro molto stretta potrebbe ottenere il risultato di una maglia di una taglia più piccola rispetto a quella da me indicata. Quindi facendo il campione ci avviciniamo sicuramente di molto alle indicazioni appunto alla taglia della maglia e ai riferimenti che io vi do. Per il campione di lavoro nel mio canale YouTube trovate un video tutorial dedicato dove vi spiego appunto come realizzarlo. Nel mio campione di lavoro, misurando la texture, io ho 16 maglie in orizzontale, quindi 16 maglie lavorate in orizzontale. Il progetto ha uno sviluppo top down, quindi si parte dalla circonferenza del collo che indossato risulta ovale e non è un girocollo, è molto ampio perché appunto siamo in una stagione di passaggio e quindi non abbiamo bisogno di una maglia accollata e la circonferenza appunto ovale si parte realizzando il nostro bordino ai cord, lavorando un motivo a pizzo molto bello e che risulta anche molto molto leggero perché lavorato con una merino seta e sviluppando con dei motivi appunto fantasia, vedete con un motivo a pizzo appunto fantasia, in cui io poi mi sono divertita a fare delle variazioni personali e ampliandolo, sviluppandolo, cercando di ampliandolo mano a mano appunto che l'ho lavorato. Una volta terminata la misura da me desiderata per lo sprone, ho cambiato lavorazione creando appunto cambiando anche il filato, il tipo di filato e il colore e creando appunto una texture per la trama della maglia che mi dà questo punto tessuto, questo punto fantasia che sembra quasi una grana di riso che mi è piaciuta moltissimo da alternare al motivo pizzo iniziale.
e come abbiamo visto in tanti dei miei progetti top down, una volta lavorato il mio sprone fino alla lunghezza desiderata, quanto basta per poi passare alla separazione del corpo e delle maniche, vedete che ho fatto, poi vi spiegherò come, sono andata poi a lavorare il corpo e a riprendere successivamente le maniche, sempre lavorando il tutto in tondo. Vi do quindi in questo video tutorial soltanto delle indicazioni per sviluppare una taglia intorno alla S e alla M, e nella speranza appunto a più presto di scrivere un pattern e di pubblicarlo nel mio Ravelry Store anche per le taglie LXL che farò testare. La circonferenza quindi della maglia del collo si aggira, è molto ampia, quindi va portata insomma con un po' di scollatura, ecco, non a girocollo, va intorno ai 61, dai 61 ai 63 cm, perché come vedete poi il punto risulta molto elastico. Veste una circonferenza spalle, prese intorno alle vostre spalle con il metro nella parte alta la circonferenza di circa 105 cm. Naturalmente la maglia va sviluppata sempre, come ogni progetto, pensando di farlo con dei centimetri di agio di vestibilità, altrimenti la maglia risulterebbe stretta e attillata. E per una circonferenza seno che va dai 92 ai 96 cm, perché la lavorazione appunto è comunque molto molto morbida. Per realizzarla io ho utilizzato un filato di lana merino e seta molto molto bello, uno stoppino davvero delizioso che adoro, e sotto in descrizione al video vi lascio appunto i riferimenti del metraggio e il marchio. E poi ho utilizzato questo filato sempre altrettanto sottile di cotone e merino. Sotto al video vi lascio appunto anche le quantità che io ho utilizzato, le quantità precise che io ho utilizzato di entrambi i filati. Vi consiglio assolutamente di usare dei filati molto sottili, e se utilizzate quelli che ho usato io, sicuramente la lavorazione verrà molto più simile alla mia, perché appunto i filati consigliati per i progetti, essendo stati testati e lavorati, ovviamente daranno un risultato molto più simile a quello del progetto, del risultato finale. La lavorazione si inizia a partire dalla base del collo, montando un bordino ai cord. La lavorazione poi la rivedremo assieme, ma l'abbiamo già vista in altri video tutorial nel mio canale YouTube. Il progetto ha una vestibilità che può andare bene per una taglia S o M. Il motivo del punto fantasia del pizzo è multiplo di 8, più serve aggiungere una catenella per chiudere la circonferenza. Io ho avviato 18 motivi di punto fantasia intorno alla circonferenza, quindi 18 motivi per 8, che è il multiplo, significa che vanno avviate 144 catenelle più una, quindi 145 catenelle di avvio. Per una circonferenza poi della base che va dai 62 ai 63 cm circa, quindi una circonferenza poi bella ampia che veste diciamo in modo a barchetta scollata intorno al nostro décolleté. Ho lavorato il mio sprone fino al punto della separazione delle maniche, quindi tutto questo pezzo dalla base fino al punto della separazione delle maniche, che è questo, vedete, per 21 centimetri. Per le taglie più grandi che cosa consiglio di fare? Di avviare un motivo 2 in più nella circonferenza. Quindi il motivo è multiplo di 8, perciò di avviare 8 maglie in più rispetto alle catenelle, 8 o 16 maglie in più rispetto alle catenelle di avvio che ho utilizzato io.
La circonferenza intorno alle spalle misurata veste 144 centimetri. Io vi consiglio sempre di indossare lo sprone in fase di lavorazione, naturalmente per testare sempre la vestibilità e poterla eventualmente aggiustare, perché ognuna di noi ha taglie differenti, proporzione anche di spalle, di schiena e seno differenti, quindi la cosa più bella del top down è quella di poterlo anche aggiustare, creare su misura apportando delle piccole modifiche. Quindi lascio il mio cappio, vedete questo qui d'inizio, lascio una codina lunga di 1,5 m, 2, ok? Mentre da questa parte tengo il mio gomitolino, adesso io andrò a lavorare su un campione, prendo il mio uncinetto del 3,5 perché appunto abbiamo detto che il progetto si svilupperà dapprima con l'uncinetto del 3,5, poi con l'uncinetto del 3,75 e andrò un po' ad alternarmi la lavorazione con questi due uncinetti. Quindi preparo il mio cappietto, quindi lascio la codina volante davanti che passo così nell'uncinetto e questo è il filo collegato al gomitolo e realizzo quindi in modo morbido il mio bordino ai cord. E quindi vado a montare le mie maglie di avvio necessarie per realizzare la mia maglia. Vedete che viene questo cordino che è molto bello, è questa catenella tridimensionale che mi darà poi una bella rifinitura e la tenuta, una bella tenuta anche alla circonferenza del collo della maglia. Una volta che avete realizzato tutta la vostra maglia, il vostro bordino o la vostra catenella, ovviamente raddrizzate bene la linea, quindi cercate che se avete fatto il bordino di I-cord ma anche la catenella non sia torcigliata, ma la circonferenza corrisponda, vedete, cioè la riga di avvio sia dritta, altrimenti il lavoro poi si attorciglia, e chiudete il giro. Io adesso lavoro su un campione naturalmente perché il progetto l'ho già realizzato. Pertanto vi alzerete con una catenella, rientrerete nella maglia iniziale di base per fare una maglia bassa, 2 catenelle, saltate 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta maglia realizzerete 2 maglie alte, 2 catenelle e rientrate all'interno dello stesso punto di base per realizzare altre 2 maglie alte, 2 catenelle, saltate 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta andate a realizzare una maglia bassa. Quindi andiamo a crearci un ventaglietto. Quindi lo rivediamo assieme: 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta realizziamo maglia alta all'interno dello stesso punto di base, 2 catenelle e rientriamo all'interno dello stesso punto per realizzare una maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e contiamo 1, 2, 3 maglie e nella quarta realizziamo una maglia bassa. Vado pertanto a creare questi piccoli motivi di ventagli. Realizzo il mio ultimo motivo, ho completato su un campione naturalmente quasi tutta la mia circonferenza,
e vedete che i motivi degli archetti di questi ventaglietti sono molto carini e molto delicati. 2 catenelle, 1 2 3 nella quarta maglia di base realizzo maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso punto di base e faccio maglia alta, 2 catenelle e vado a chiudere la mia circonferenza agganciandomi con l'uncinetto nella prima maglia di base che avevo lavorato, la mia prima maglia bassa iniziale, e quindi vado a chiudere il mio primo giro di lavorazione in questo modo. Questa è la piccola circonferenza, nel mio caso di campione, che vado a realizzare. Con delle maglie bassissime mi sposto fino ad arrivare alla prima maglia alta del ventaglio sottostante che avevo realizzato. Quindi mi sposto con delle maglie bassissime fino alla base di questa prima maglia alta e realizzo 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta. Adesso vado a realizzare un punto a rilievo, quindi prendo l'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo sotto a questa seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Dopodiché realizzo, quindi la prima maglia alta è sulla prima maglia alta data dalle 3 catenelle che ho realizzato per alzarmi, e se vogliamo ci andiamo a posizionare un marker di inizio giro, e poi ho realizzato questa maglia alta a rilievo che rivediamo. Così, passando sotto, filo sull'uncinetto e realizzando la mia maglia alta. Faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno qui del centro dell'archetto un gettato e porto fuori il filo, un gettato e porto fuori il filo, un gettato e porto fuori il filo. Quindi realizzo un punto puff dove vado a chiudere tutte le maglie lasciandone fuori le ultime 2 che vado a chiudere in un secondo momento. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, passo sotto alla prima delle maglie alte, porto fuori il filo tenendolo morbido e realizzo una maglia alta, filo sull'uncinetto, vado sotto alla seconda maglia alta del ventaglio, porto fuori il filo, tutto in modo molto morbido, non teso, e faccio un'altra maglia alta. Quindi vado a realizzare il mio, primo motivo, il mio primo fiorellino. Lo rivediamo. Filo sull'uncinetto. Passo sotto alla prima maglia del ventaglio successivo, questa, filo sull'uncinetto, realizzo una maglia alta, gettato, passo sotto alla seconda maglia alta, porto fuori il filo, una maglia alta, 2 catenelle, un gettato, vado nel centro del mio motivo, quello di separazione delle 2 catenelle, e faccio gettato, porto fuori il filo, un secondo gettato e porto fuori il filo, un terzo gettato e porto fuori il filo. Filo sull'uncinetto, lo faccio passare attraverso tutte le maglie tranne l'ultima, porto fuori l'asola, un gettato e lo passo attraverso le altre 2 asole, 2 catenelle. E ripeto, passando sotto alla prima delle altre 2 maglie alte del mio ventaglio, facendo una maglia alta, un gettato ed una maglia alta. Ho creato il mio secondo motivo di fiorellino. Procedo a lavorare così per tutti i motivi del giro.
Il risultato è questo, quindi andrò a sviluppare dei fiorellini. Concludo il mio giro di lavorazione, vedete ho terminato l'ultimo mio fiorellino, ho fatto il punto puff, le 2 catenelle e le 2 maglie alte a rilievo. Qui mi ritrovo appunto il marker nella maglia alta di inizio e all'interno della terza catenella 1 2 3, quindi sulla sommità della terza catenella vado a chiudere con una maglia bassissima. Mi porto l'asola di lavoro nella maglia antecedente per ripartire creando un secondo motivo di fiori, quindi vado adesso ad alternare sempre il primo e il secondo giro per creare ovviamente a scacchiera questi fiori, questi motivi di fiori alternati, quindi una sequenza di lavoro per formare con il primo e il secondo giro questo motivo di fiorellini. Iniziamo un'altra sequenza di lavoro, quindi la sequenza di lavoro parto a lavorarla nel punto di unione qui dei 2 fiori. Qui in mezzo ai 2 archetti vado a ricreare con il primo ed il secondo giro nuovamente dei fiori. Faccio 3 catenelle, 1 2 3, filo sull'uncinetto e rientro all'interno dello stesso punto di base e faccio un'altra maglia alta. Le prime 3 catenelle corrispondevano a una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso punto di base e faccio maglia alta e maglia alta. Vado a ripetere in poche parole quello che era il mio primo giro. Quindi posiziono il marker qui nella terza catenella che ho fatto di inizio giro, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte che ho realizzato. 2 catenelle, nella sommità del punto puff faccio una maglia bassa, non sto altro che ripetendo il primo giro che avevamo fatto alla base, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nel punto di unione dei 2 fiori qui, vedete dove ho la maglia, nel punto di unione faccio maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta e maglia alta. Ho formato il motivo del secondo fiore, quindi 2 catenelle e sulla sommità del punto puff faccio una maglia bassa. Continuo per tutto il giro a lavorare così. Nel punto di unione qui, nella maglia che unisce i 2 ventagli, faccio maglia alta, all'interno dello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, maglia alta e maglia alta, 2 catenelle e sulla sommità del punto puff qui in alto chiudo con una maglia bassa. Vado a gettare le basi per creare il mio secondo motivo del fiorellino. Quindi continuate tutto il vostro giro formando il ventaglietto del vostro fiore del primo giro che avevamo già visto, maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta. Seguono sempre le 2 catenelle, la maglia bassa sulla sommità del punto puff e 2 catenelle per ripartire nuovamente a rifare il motivo delle 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientrate, fate 2 maglie alte, avete formato il vostro ventaglietto e quindi nuovamente 2 catenelle, la maglia bassa sulla sommità del punto puff e ripartite con le 2 catenelle. Concludo il primo giro della mia seconda sequenza, quindi ho fatto maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta, faccio le 2 catenelle di separazione, chiudo con una maglia bassa nel punto puff
le 2 catenelle finali e vado ad agganciarmi qui dove ho il marker nella terza maglia, nella terza catenella delle maglie appunto che avevo fatto inizialmente, e chiudo il mio lavoro. Mi alzo con 3 catenelle, quindi vado a fare una maglia alta sopra alla maglia alta che avevo fatto del ventaglio successivo e mi posso posizionare il marker nella terza catenella. Quindi faccio il mio gettato e nella seconda maglia alta del ventaglio sottostante, passando sotto, faccio questa maglia alta a rilievo, 2 catenelle, vado a realizzare il mio punto puff, gettato, passo sotto, quindi vado a realizzare il mio punto puff, 2 catenelle, ho le altre 2 maglie del fiore sottostante, quindi passo sotto con l'uncinetto e prendo la maglia a rilievo facendo una maglia alta e una maglia alta. Sto ripetendo quello che è il secondo giro che avevamo fatto della prima sequenza per andarmi a creare un altro fiore. Filo sull'uncinetto, quindi il mio gettato, passo nel ventaglio successivo sotto alla prima maglia alta che porto a rilievo facendo una maglia alta, un gettato e passo sotto alla seconda maglia alta facendo un'altra maglia alta a rilievo, 2 catenelle, un gettato, passo nello spazio dell'archetto sottostante e faccio il mio punto puff. 2 catenelle, e proseguo con il secondo giro per completare anche questa sequenza. Gettato, due catenelle, un gettato, passo sotto all'archetto, porto fuori il filo, un gettato, passo sotto all'archetto, porto fuori il filo, un gettato, passo sotto, porto fuori il filo e faccio il mio punto puff. Continuo la lavorazione completando il secondo giro della seconda sequenza che mi porta a realizzare i miei fiorellini. Nel mentre avevo iniziato la lavorazione con il Silky Lace di Katia, che è questo. Ho finito perché avevo proprio un avanzo di filato e sto continuando con il cotton merino, anche per vedere un po' la differenza di lavorazione, quindi vedrete anche un leggero contrasto, differenza di colori dovuta appunto al fatto che ho finito il filato, ma mi incuriosiva appunto continuare per vedere anche come si comporta il cotton merino per la realizzazione del pizzo. Sono giunta al termine della seconda sequenza, secondo giro della seconda sequenza. Ho realizzato l'ultimo motivo e vado a chiudere unendomi alla terza catenella del primo giro di inizio, in questo modo. Tiro un pochino il filo e puntando l'uncinetto della maglia precedente faccio passare l'asola in questo modo per lavorare il primo giro della terza sequenza. In questo primo giro vado a realizzare delle maglie in più rispetto a quelle dei fiori che abbiamo realizzato in queste due sequenze. Io ho realizzato 7 sequenze in totale per fare lo sprone. La prima e la seconda sequenza l'abbiamo realizzata con dei fiori che sono composti da 2 maglie alte con delle catenelle di separazione e nel secondo giro con il punto puff, e abbiamo lavorato queste 2 sequenze allo stesso modo. Le sequenze saranno sempre, diciamo, realizzate nello stesso modo, soltanto che andrò ad ampliare i fiori andando ad aggiungere
ora una maglia alta in più rispetto a quelle delle due sequenze che abbiamo appena lavorato. Quindi riprendo la mia lavorazione, la mia asola, e effettuo 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Rientro all'interno dello stesso punto di base di lavorazione per effettuare un'altra maglia alta e vado a lavorare una terza maglia alta. Quindi anziché 2 maglie alte, questa volta ne vado a lavorare 3. Faccio 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso punto di base e lavoro altre 3 maglie alte. Quindi la lavorazione è identica a quella di prima, solo che sono andata nel ventaglio ad aumentare una maglia alta. Proseguo realizzando 2 catenelle, la maglia bassa sulla sommità del punto puff, 2 catenelle e riparto con il mio gettato nel punto di unione dei 2 archetti. Qui realizzo stavolta 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, maglia bassa sulla sommità del punto puff, 2 catenelle nuovamente e riparto con la lavorazione delle 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Procedo a lavorare il primo giro di questa terza sequenza in questo modo. Vedete come si sviluppa bene la texture del pizzo di lavorazione. Concludo il giro, vedete ho fatto la maglia bassa sopra il punto puff, le 2 catenelle e mi aggancio nella terza catenella qui nel ventaglio, il primo ventaglietto iniziale, e chiudo. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e ne lavoro altre 2 nelle successive maglie di base, però le vado a lavorare a rilievo, abbiamo detto, quindi puntando l'uncinetto dietro e effettuando la maglia alta a rilievo e la seconda maglia alta a rilievo. Quindi le 2 catenelle di separazione, il gettato, e andiamo a ripetere il secondo giro in tutto questo giro di lavorazione, però con la differenza che ci sono stavolta 3 maglie alte da lavorare. Nel giro sottostante abbiamo lavorato adesso 3 maglie alte anziché 2 e quindi adesso anche nel secondo giro andiamo a riprendere le stesse maglie alte. Questo significa che noi andiamo ad ampliare il ventaglio della lavorazione, vedete? Quindi lo sprone diventerà più largo nella sua circonferenza, più ampio. Terminiamo la sequenza, il giro di lavorazione. Ho fatto le mie 3, dopo il punto puff le 2 catenelle di separazione, le 3 maglie alte a rilievo e andiamo a chiudere nella terza catenella della prima maglia del giro, in questo modo. Ora vi faccio continuare da sole. Vedete il motivo? Adesso, a parte il cambio di colore, perché avevo finito il filato, però vedete che il motivo a pizzo risulta così. Ora vi spiego e vi faccio continuare da sole. Allora, in questo momento abbiamo realizzato un fiorellino, una sequenza
2 giri un fiorellino, una sequenza 2 giri il secondo fiorellino, una sequenza 2 giri il terzo fiorellino. La prima sequenza l'avevamo realizzata, una sequenza forma un fiore e l'avevamo realizzata con l'alternanza di 2 giri, realizzando appunto il nostro ventaglietto con le 2 maglie alte. La seconda sequenza per realizzare il secondo fiorellino è tale quale la prima. Abbiamo visto ora la terza sequenza che anziché avere le 2 maglie alte ha 3 maglie alte per il ventaglio, quindi siamo andati ad inserire una maglia alta e abbiamo realizzato la terza sequenza. Andremo ora a realizzare, andrete da sole a realizzare la quarta sequenza, che è uguale a quest'ultima che avete appena realizzato con le 3 maglie alte, e poi andrete a fare la quinta, la sesta e la settima sequenza. Ogni sequenza è fatta da 2 giri, dove invece che realizzare maglie alte andrete a farmi maglie alte doppie, e quindi vedrete che lo sprone con le maglie alte doppie andrà ulteriormente ad allargarsi. Guardate la differenza. Quindi abbiamo lavorato un fiore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andando ad aumentare le maglie e andando a fare le maglie alte doppie, dalla quinta sequenza in poi, il tutto si allargherà, diventerà molto elastico e cederà. Vi lascio continuare da soli ripetendo un totale di 7 sequenze di lavoro per ottenere 7, diciamo, fiori che andranno ad ampliarsi e a svilupparsi, dando appunto maggiore ampiezza al vostro sprone. Realizzato il vostro sprone di lavoro, quindi le vostre 7 sequenze o 8 per le taglie maggiori, andiamo a vedere come livellare la sfasatura dei ventagli. Quindi vedete che qui abbiamo appunto dei ventagli che creano questo zig zag. Qui nello sprone invece vedete che questa cosa non c'è più, ma siamo andati ad uniformare le maglie. Vediamo ora come livellare il giro dopo aver effettuato l'ultimo giro di ventagli appunto fantasia, che andiamo ad unire chiudendo il giro con una maglia bassissima. Ci troviamo qui sulla prima maglia alta doppia, nel vostro caso del ventaglio, dove andiamo a realizzare 3 catenelle, un gettato. In prossimità della seconda maglia sottostante di base facciamo una maglia alta e sopra alla terza maglia del ventaglio andiamo a fare una mezza maglia alta. Dove ci sono le 2 catenelle qui prima del punto puff andiamo a fare una maglia bassa passando sotto l'arco, un'altra maglia bassa, una maglia bassa sopra sulla sommità del punto puff. Nell'archetto successivo qui dopo il punto puff andiamo a fare una maglia bassa, un'altra maglia bassa e poi qui dove abbiamo la mezza maglia, la maglia alta doppia sottostante del ventaglio, andiamo a fare una mezza maglia alta e nelle 2 maglie rimanenti maglia alta e maglia alta. Nello spazio che divide i 2 archetti andiamo a fare un'altra maglia alta. Abbiamo così ottenuto 12 maglie sopra al nostro motivo e andremo a ripetere questa sequenza di maglie per ogni ventaglio successivo. Quindi rivediamo assieme. Nella prima maglia del ventaglio successivo facciamo maglia alta, nella seconda maglia facciamo un'altra maglia alta e nella terza maglia del ventaglio una mezza maglia alta.
sull'archetto delle 2 catenelle volanti, maglia bassa e maglia bassa, sulla sommità del punto puff maglia bassa, dopo il punto puff nell'archetto delle 2 catenelle facciamo maglia bassa e maglia bassa, nella prima maglia del fiore facciamo una mezza maglia alta e nelle 2 maglie restanti successive maglia alta e maglia alta, e nello spazio tra i 2 ventagli qui in mezzo un'altra maglia alta, e ricominciamo nel petalo successivo, e così facendo andiamo a scontornare tutta la nostra circonferenza. Realizzato tutto lo scontorno intorno alla mia circonferenza, sono alla fine del giro, realizzo l'ultima maglia alta nello spazio di unione dei 2 archetti ed effettuo il cambio colore, chiudendo il giro, agganciandomi alla terza maglia che avevo appunto realizzato delle 3 catenelle del primo giro, prendo il filato del colore, nel mio caso verde, comunque del filato del colore contrastante, tiro bene le codine dietro, in questo modo, mi alzo con una catenella e rientro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia bassa. Ora devo praticamente lavorare tutta la circonferenza, tutte le maglie della circonferenza, le lavoro a maglie basse, prendendo però con l'uncinetto soltanto l'asola posteriore, le maglie, vedete, in questo modo, quindi realizzo delle maglie basse, entrando nella maglia di base, nell'asola posteriore della maglia di base. Io alla fine della mia circonferenza, avendo 12 ventagli, avendo avuto 12 ventagli che ho scontornato ed avendo fatto 12 maglie per ventaglio, nel mio caso per la mia taglia, mi ritrovo nella circonferenza 216 maglie. In questo giro di maglie basse vado a distribuire intorno alla circonferenza 10 aumenti per arrivare da 216 maglie a 226 maglie. Quindi lavoro a maglie basse per distribuire il numero degli aumenti da fare, non faccio altro che dividere la mia circonferenza, che è di 216 maglie, per 10, e quindi vado a distribuirmi appunto gli aumenti, e quando vado a fare gli aumenti lavorerò una maglia bassa e un'altra maglia bassa all'interno dello stesso punto di base. Proseguo a lavorare tutta la mia circonferenza, alla fine del mio giro devo avere 226 maglie basse. Finito di scontornare a maglie basse la nostra circonferenza, puntiamo l'uncinetto sulla prima maglia bassa che abbiamo realizzato, prendiamo la nostra asola e la portiamo fuori in questo modo. Realizziamo 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e realizziamo questo giro di lavorazione tutto a maglie alte, quindi lavorando una maglia alta su ogni maglia di base sottostante. Realizzato anche tutto il nostro bordino a maglie alte, non vi preoccupate se vedete qualche ondina intorno, perché poi lavorandolo comunque il tutto si sistemerà. Lavorata anche tutta la nostra circonferenza a maglie alte, d'ora in poi andremo a lavorare a spirale, quindi senza chiusura della maglia e con continuità. Adesso vi farò vedere come, e alternando i prossimi 2 giri che vi farò vedere. Quindi
Qui abbiamo le nostre due maglie alte, vedete quella iniziale e le 3 catenelle e quella finale. Nella terza catenella della maglia puntiamo l'uncinetto e andiamo a realizzare una maglia bassa e posizioniamo subito il nostro marker. È importante sempre tenere il marker di inizio giro e da adesso appunto mi raccomando controllate sempre bene che il numero delle maglie sia sempre lo stesso dalla prima del giro a quella finale e deve essere sempre lo stesso e di numero pari, mi raccomando, per l'esecuzione corretta del punto che adesso andremo a lavorare. Pertanto andiamo a lavorare tutto questo giro a maglie basse, lavorando una maglia bassa sopra ogni maglia di base. Terminata la lavorazione a maglie basse, realizzo l'ultima. Qui ho il marker, non vado a chiudere con la maglia bassissima, ma che cosa faccio? Un gettato, entro qui dove ho il marker e realizzo una maglia alta e posiziono il mio marker. Questo giro sarà un'alternanza di maglie alte con maglie alte doppie a rilievo. Ok? Quindi vado a lavorare la maglia successiva, una maglia alta doppia a rilievo e la maglia successiva a maglia alta. Quindi alterno la lavorazione delle maglie alte doppie a rilievo con la maglia alta. Mi raccomando, facendo attenzione che alla fine del giro il numero di maglie siano sempre le stesse che vi andrete ad annotare per un po', per qualche giro, finché non avete preso confidenza con la lavorazione. Quindi maglia alta e la maglia successiva maglia alta doppia a rilievo. E comunque se vi spostate un pochino il punto della lavorazione riuscite a capire dove dovete lavorare. Per esempio adesso qui ho lavorato la maglia alta, vedete che è questa maglia qui, sopra la maglia bassa sottostante in corrispondenza di questa maglia alta. La maglia a rilievo che vado a lavorare non sarà questa perché vedete è tutto allineato, ma sarà questa qui che è un po' spostata sulla sinistra e che prendo a rilievo, lavorandola come maglia alta doppia a rilievo. Qui posso farmi un po' di confusione e non capire dove devo lavorare la maglia, ma se mi sposto un pochino in avanti i punti vedrò che questa maglia l'ho presa, vedete che è quella dove ho lavorato la maglia alta, su questa maglia qui. Questa va saltata e questa sarà quella che io devo andare a lavorare come maglia alta. Quindi basta che vi spostiate un attimino la lavorazione in avanti per capire. Questo primo giro è quello un pochino più diciamo complicato da lavorare, poi gli altri vengono molto spontanei. Ho terminato tutto il mio giro alternando una maglia alta e una maglia alta doppia a rilievo. Ho iniziato con una maglia alta e termino con una maglia alta doppia a rilievo. E dove ho il marker, terminato il mio giro, punto l'uncinetto e faccio una maglia bassa. Quindi lavoro sopra alla prima maglia del giro una maglia bassa. Tolgo il mio marker e lo rimetto qui dove ho fatto la maglia bassa per ricordarmi poi, quando finisco il giro, che questa è la prima. Adesso lavoro a maglie basse tutto il mio giro, perché come vi ho detto andiamo ad alternare questo giro di maglie basse a questo giro che ho appena lavorato alternando le maglie alte con le maglie alte doppie a rilievo. Ci vediamo alla fine di questa lavorazione del giro a maglie basse, che vi faccio vedere per l'ultima volta
come reiniziare il giro che abbiamo visto in precedenza. Termino la mia lavorazione a maglie basse. Qui ho il marker dove avevo appunto la maglia del giro precedente, lo tolgo e vado a lavorare. Vedete, questa qui sarebbe la prima maglia del giro dove avevo il marker, e qui vado a lavorare la maglia in costa a rilievo. Qui dove ho nel giro sottostante, vedete, la maglia bassa e sotto la maglia alta, vado a lavorare la maglia alta doppia, perché andrò adesso a lavorare intervallando maglia alta con maglia alta doppia, ma a scacchiera. Quindi prendo la maglia sottostante e la lavoro a maglia alta doppia, qui dove sotto ho la maglia alta, e mi posiziono il mio marker. E dove nella maglia successiva, vedete, ho la maglia alta doppia, maglia bassa e maglia alta doppia, e la maglia risulta comunque un pochino spostata sulla sinistra, vado a lavorare la maglia alta. Qui sotto nella maglia successiva, questa l'ho appena lavorata, in questa maglia, vedete, ho la maglia bassa e la maglia alta sottostante. La maglia alta sottostante la prendo e la vado a lavorare a rilievo, lavorandola a maglia alta doppia. E la maglia successiva, che è questa, vedete, in prossimità della maglia a rilievo, vado a lavorare a maglia alta. Quindi alterno. Qui dove ho la maglia alta, vedete, questa è a rilievo, qui dove ho la maglia alta vado a posizionare l'uncinetto lavorando una maglia alta a rilievo, e qui dove ho la maglia a rilievo lavoro una maglia alta. Alternando le maglie, come vedete, vado a dare rilievo alle maglie, una sì una no, ma intervallandole a scacchiera, e quindi vado a creare questo punto che sembra quasi una grana di riso. Continuo la lavorazione alternando questi due giri, semplicemente un giro a maglie basse e un giro dove alterno maglia alta doppia intervallata da maglia alta, però facendo in modo di invertire nei due giri sottostanti le maglie, in modo da dare una texture vedete. La texture che risulta da questa lavorazione, da questa alternanza di giri di maglie basse a giri di maglie alte e maglie alte doppie in costa, dà una trama davvero molto bella e molto raffinata, e tra l'altro anche non pesante, quindi molto molto leggera, come vedete. Non è un tipo di lavorazione, un tipo di texture che poi indossata ingrossa, perché appunto il filato è molto sottile, ed essendo sottile e alternando queste maglie il risultato è anche diciamo bello arioso. Quindi come vedete la trama è proprio molto molto leggera e delicata. Ora vediamo come andare a dividere lo sprone. Vedete, bisogna appunto suddividere lo spazio della circonferenza per le braccia da quello per il corpo. Nel mio caso come ho fatto? Ho misurato proprio la circonferenza della parte alta del mio braccio e ho aggiunto appunto delle maglie per dar agio sia alla circonferenza del braccio e poi alla circonferenza del corpo. In questo caso ho lasciato una circonferenza che va bene per una taglia SM di 31 cm.
a cui poi ho aggiunto un paio di centimetri facendo 4 maglie volanti, che sono queste 4 catenelle del sottobraccio, in modo che appunto la manica sia confortevole intorno alla circonferenza del nostro braccio, non stringa, sia morbida, e altrettanto appunto ho fatto per il corpo. Ecco, nella circonferenza che io ho prima della chiusura, intorno io ho 226 maglie che ho suddiviso in questo modo, ricavandomi 48 maglie per le braccia, che corrispondono circa a una circonferenza di 30-31 centimetri, perché poi appunto il lavoro è comunque elastico, e calcolando che poi avrei aggiunto 4 catenelle sul sottobraccio che equivalgono a 2 centimetri. Ok? Quindi la circonferenza diventerà finale 31 più 4, e quindi ho suddiviso lasciando le 48 maglie per le braccia e poi le rimanenti 130 maglie ne ho suddivise 62 per la schiena e 68 per il davanti, nel mio caso appunto perché ho dato più spazio alla parte del davanti dove appunto c'è il seno e quindi porta via dei centimetri. Nella circonferenza totale quindi io avevo queste 226 maglie. Perciò una volta che ho trovato la circonferenza delle braccia, 226 maglie, togliendo la circonferenza delle maglie di ogni braccio, quindi meno 48 meno 48, mi restavano 30 maglie, che sono quelle del corpo, diciamo della circonferenza del corpo. Ok? Queste 130 maglie le ho divise per 2, 65 maglie, che potremmo applicare 65 per il davanti, 65 per il dietro, ma nel mio caso appunto ne ho, come vi ho detto, tenute 62 per la schiena e 48 per il davanti. Ecco, questa qui è la suddivisione nel mio caso dello sprone. Dopo, applicando le 4 catenelle nel sottobraccio, ovviamente diamo respiro alla maglia. Non è detto appunto che tutti le debbano fare. Nel caso delle taglie S o XS si potrebbe anche direttamente passare alla chiusura, se vedete che appunto il tutto è bello ampio e dà respiro intorno alla circonferenza sia del braccio che del corpo. Oppure invece, a chi non bastasse, può aggiungere anche delle catenelle in più per dare respiro, magari le taglie maggiori come L e XL, quindi da 4 potrebbe anche passare a 6 catenelle. Il numero di catenelle del sottobraccio, mi raccomando, fatele di numero pari, perché appunto poi andiamo a lavorare questa trama a maglie pari, quindi alternando le maglie appunto. Quindi adesso io ho terminato lavorando il mio giro a maglie basse e ho praticamente concluso il giro prima di fare la suddivisione, la separazione. Ok? Vediamo un secondo. Allora, ho lavorato per 9 centimetri la parte con il verde menta, dopo che avevo lavorato per 12 centimetri la parte iniziale dello sprone a pizzo. Quindi nel mio caso in tutto ho 22 centimetri circa di lavorazione, vedete? Questo ovviamente potrà variare, perché per le taglie più grandi ci saranno bisogno, per chi ha più seno e una circonferenza più robusta, naturalmente dovrà continuare la lavorazione con il verde menta ancora per qualche giro. Viceversa, invece, per chi ha una taglia piccolina o vuole realizzare una XS, può essere appunto che abbia bisogno di fermarsi un centimetro anche prima. Naturalmente il consiglio che io vi do, come sempre, lo sapete, è quello di provare lo sprone indosso a voi e farvi aiutare da qualcuno a fissare nei punti del sottobraccio 2 marcapunti magari a lucchetto, per vedere più o meno quale potrebbero essere, oltre che ai punti di chiusura, ma anche la lunghezza giusta del sottobraccio, quindi la lavorazione, e vi fermate appunto calcolate che poi
Quando fate la catenella e chiudete del sottobraccio, provando la maglia nei giri successivi, il tutto si ammorbidisce perché avrete dato anche i centimetri appunto di spaziatura nel sottobraccio e nel corpo. E comunque vi consiglio appunto di provare e di fare anche voi le vostre valutazioni. Quindi prima di andare a chiudere il mio sprone, a separare appunto le maniche dal corpo, vi do qualche riferimento. Allora, ho posizionato comunque i miei marker, vedete questi due per le braccia e il corpo. Qui mi trovo con lo sprone dalla parte della schiena, ok? E quegli altri due, vabbè, qui ho appena finito di terminare il giro, non ho messo il marker e questa è l'altra manica. Questo sarà appunto la parte del dietro, quindi indossando la mia maglia, questo pezzo, ok, sarà posizionato dietro alla mia scapola destra. Quindi ho terminato il mio giro con le maglie basse, faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Io sto lavorando sempre con il mio uncinetto del numero 3,75. Queste sono le 48 maglie nel mio caso che mi serviranno per determinare lo spazio del passaggio del braccio. Qui ho il marker che mi delimita la 48esima catenella della circonferenza del braccio e qui vado a lavorare con il filo sull'uncinetto. Vedete, io qui sotto, qui ho messo il marker dove ho la maglia bassa e qui sotto io ho la maglia alta doppia rilievo, quindi per alternare il giro punterò l'uncinetto qui e andrò a fare la mia maglia alta, perché i giri dovranno risultarmi alternati. E quindi proseguo con la lavorazione, tolgo il mio marker a lucchetto, qui ho la maglia bassa e sotto ho la maglia alta, quindi vado a continuare la mia lavorazione alternando i giri che formano la texture, vedete, della maglia. Quindi maglia alta e maglia alta a rilievo. Qui dove ho la maglia alta a rilievo faccio la maglia alta e qui dove ho la maglia alta faccio la maglia alta a rilievo e proseguo con la lavorazione fino a che non vado ad incontrare l'altro marker. Quindi la lavorazione che adesso completo sarà la parte del davanti. Quindi ho lavorato la parte del mio davanti e sono arrivata qui dove ho il marker che mi ferma perché mi dice che ho la separazione per la manica. Perciò finisco con la lavorazione di una maglia alta doppia, realizzo le 4 catenelle, quindi tolgo il mio marker di riferimento, questo sarà la circonferenza della mia manica, passo qui dove ho il marker, vedete, di riferimento e procedete alla lavorazione così come si presenta. Vedete, io qui termino con una maglia alta doppia, ho fatto le mie 4 catenelle di separazione e vado qui nel marker dove vado a realizzare una maglia alta. Tolgo il mio marker di riferimento e procedo con la lavorazione delle maglie alternate, quindi maglia alta doppia e maglia alta doppia e maglia alta e quindi proseguo lavorando la parte della schiena. Una volta che termino la lavorazione di tutto il mio giro delle maglie alternate e che mi trovo la catenella da questa parte, vado a lavorare
4 maglie basse, e questo sarà ora il mio, diciamo, giro, il marker del giro di inizio. Quindi 1, 2, 3 e 4, che sono quelle del sottobraccio, e proseguo con la lavorazione durante tutta la mia, intorno a tutta la mia circonferenza, a maglie basse, per poi ripartire alternando e lavorando a spirale i miei giri. E quando ho terminato tutta la mia circonferenza lavorando a maglia bassa, quindi tolgo il mio marker di lavorazione, riprendo la lavorazione a maglie alternate. Allora, cercate di riprendere la lavorazione in modo che le maglie successive del giro sottostante siano alternate. Non succede niente se c'è una maglia sfarsata o una maglia di differenza, insomma, trovate il modo comunque di aggiustare e di fare in modo che nella lavorazione della circonferenza il tutto venga con l'alternanza appunto delle maglie. Allora io ricomincio con la maglia alta, perché ho fatto la prova e poi mi ritrovo in questo modo ad alternare le maglie nel modo corretto. Per la maglia alta doppia, che qui non ho la parte bassa perché ho fatto appunto le catenelle di suddivisione, non faccio altro che prendere la costina della maglia qui sotto e farla così, alta doppia, in questo modo. Oppure, se volete, le potete lavorare anche tutte alte e nel giro successivo iniziate a fare l'alternanza, insomma, come preferite, ecco. Per quelle del sottobraccio in questo giro si può diciamo anche virare in questo modo, se vi trovate meglio, e poi dal giro successivo riprendete appunto con l'alternanza. Comunque il punto viene lavorato bene ugualmente, e da qui vedete riprendete l'alternanza delle vostre maglie. Quindi dove ho la maglia alta faccio qui sotto, vedete, qui ho la maglia alta in costa, perciò farò la maglia alta, e qui ho la maglia alta, perciò farò la maglia alta doppia, mettendo 2 volte il filo sull'uncinetto e lavorando la mia maglia alta doppia in questo modo. Qui dove ho la maglia alta doppia lavoro la maglia alta e riprendo la mia lavorazione normalmente, quindi alternando queste mie 2 maglie che mi daranno il risultato di questa texture molto molto carina. Ecco qui. E la manica, che ho lavorato con lo stesso punto, riprendendo sempre la lavorazione in tondo, così come abbiamo visto per il corpo. Essendo una manichina a 3/4, l'ho lavorata nel mio caso per 26 cm. Naturalmente il lavoro è top down, lo potete provare e stabilire le lunghezze desiderate e che appunto gradite di più. La fine della lavorazione della manica io l'ho realizzata terminando con il giro a maglie basse, e nel giro successivo alle maglie basse ho applicato un aumento per ogni maglia di base, quindi ho raddoppiato le maglie del finali della mia manica, naturalmente ottenendo una circonferenza di maglie multiplo di 8 sempre più 1, perché poi intorno, cambiando il colore, ho realizzato i primi 2 giri del punto fantasia che abbiamo già visto iniziali dello sprone. Ho realizzato quindi le maglie basse raddoppiandole, perché così sono andata ad arricchire il motivo a pizzo finale della manica, e ho fatto altrettanto per il bordino finale della maglia che adesso andrò a fare. La base finale della maglia l'ho sempre lavorata come per la manica con i primi 2 giri del motivo a pizzo dello scollo, del punto pizzo dello sprone.
soltanto che mentre nella manica avevo appunto raddoppiato le maglie per la circonferenza, facendo appunto degli aumenti per arricchire di motivi lo scontorno della circonferenza. Per la base non ho fatto nessun tipo di aumento, ho semplicemente lavorato con l'uncinetto del numero 4, quindi un pochino più grande rispetto alla lavorazione della parte iniziale della maglia, e ho lavorato appunto il bordino con il motivo a pizzo. Il nostro video tutorial per oggi è terminato, non vi trattengo oltre. Spero di avervi dato un entusiasmante spunto creativo per realizzare la vostra germoglio e soprattutto vi auguro di divertirvi nel realizzarla. Un abbraccio e grazie infinite di tutto, ciao!